Ragazzi, eccoci a Tenerife, vulcano del Teide, per la prova della Triumph Rocket 3, la moto dei record. Mi sentite un po' esaltato perché ho lasciato la nebbia, l'umido di Milano, veramente uno smog osceno in questi giorni, e guardate che meraviglia. Sono sull'oceano, su un'isola nell'oceano, fantastica, e provo una moto unica al mondo. Perché? Perché la Triumph Rocket 3, che arriva alla nuova generazione tutta rifatta nel 2020, è una moto dei record semplicemente perché ha il motore motociclistico più grande al mondo. Qualcuno di voi potrebbe obiettare che c'è anche una moto famosissima spinta da un motore V8, però quello è un motore da macchina, la grandissima Boss, e non è un motore che nasce per la moto. Invece il 3 cilindri in linea di 2500 cc che sto guidando adesso ha la cubatura maggiore e dei numeri veramente pazzeschi, perché sviluppa 167 cavalli, ma soprattutto una coppia di 221 Nm a soltanto 4000 giri. Spinge davvero forte, ma soprattutto in basso ha una schiena pazzesca, superiore del 70% rispetto al precedente modello, che era un po' più pieno fino a 2000 giri, ma poi dal 2000 in poi questa Rocket 3 prende veramente il volo. Peso calato di 40 kg, quindi mica poco, 18 kg soltanto li perde il motore, quindi grande lavoro da parte della Triumph. Motore tutto nuovo, telaio in alluminio al posto di quello in acciaio, e guardate anche come si inserisce in curva a dispetto delle dimensioni. Adesso sto guidando la GT che pesa 293 kg a secco, poi aggiungete 18 litri di benzina e liquidi, quindi una moto molto molto importante, ma che si guida davvero bene, un'ottima ciclistica. Sospensioni Showa completamente regolabili, freni Brembo Stilema, mazza quanto fuma questo, ragazzi, lo supero appena posso, se no mi intossica. E sentite che spinta veramente pazzesca, è una moto dei record per tanti motivi. Vi dico subito che i 3 collettori sulla gamba, vicino alla gamba destra, non scaldano affatto, perché c'è un sistema di paratie, nonostante la moto sia ovviamente Euro 5, che isolano veramente bene dal caldo dei collettori. Quindi un lavoro di alta qualità da parte della Triumph, che ha delle finiture notevolissime su questa Rocket 3, ma poi anche un funzionamento impeccabile. Sulla GT che sto guidando, il parabrizzino manubrio leggermente arretrato, un po' più basso rispetto alla R, pedane avanzate e sella molto molto comoda. Cruise control di serie, cornering ABS sviluppato da Continental, equipaggiamento al top, riding mode, strumentazione TFT. Ecco, le sospensioni non sono elettroniche, però c'è una qualità della Forcella Showa da 47 encomiabile. 120 mm di escursione davanti e poco più di 100 per il mono Showa, sempre alle nostre spalle. Guardate che posto bellissimo che è Tenerife. Venite in vacanza anche d'inverno, perché è un'isola fantastica. Siamo davanti alle coste del Marocco, quindi davanti all'Africa, un posto meraviglioso. Ovviamente Triumph non punta a fare grossi volumi di vendita con la Rocket 3, per quello ci sono la Tiger 800 che fra un po' diventerà Tiger 900 e la Bonneville. Questa è la portabandiera di Triumph, ci fa vedere di cosa è capace Triumph a livello proprio di qualità della moto, prestazioni del motore e finiture complessive. È un prodotto eccezionale, costa 22.500 euro, però se vi capita andate a vederla dai concessionari, perché il prezzo capirete che non è neanche eccessivo. È una moto top con una costruzione, una qualità allucinante, veramente altissima. Guardate poi i sorpassi, tocco il gas in quinta, metto la sesta, sono a circa 100 all'ora a 2000 giri, a 130 all'ora in sesta siete a 3000 giri, quindi un motore con una coppia pazzesca, pochissime vibrazioni, c'è qualcosa al manubrio ma non danno mai fastidio. Posizione molto comoda, abbastanza sportiva sulla R, con un discreto carico sull'avantreno. Ovviamente non c'è protezione dall'aria, perché questa è una sport cruiser, quindi non punta alla protezione. La GT col cupolino migliora un po' la situazione, però si è belli dentro la moto, quindi si viaggia molto molto comodi. Guardate adesso il Teide, che meraviglia, il vulcano qua a Tenerife. Adesso saliremo in cima
fantastico, una strada meravigliosa, asfalto perfetto, e le gomme Avon hanno una sezione incredibile. La Rocket 3 monta delle gomme pazzesche, fornite dalla Avon, progettate e costruite apposta per lei. Davanti c'è una incredibile 150 molto larga, che penalizza un po' gli ingressi in curva, ma neanche tanto, perché la moto comunque si rivela molto facile a dispetto del peso. Il telaio è molto sincero. E poi dietro, lo vedete qua inquadrato davanti, c'è un 240. D'altra parte potenza e coppia sono mostruose, e poi anche il look della moto esige gomme di questo tipo, gomme che vanno molto bene sull'asfalto qua di Tenerife, sono perfette. Tornando alla Rocket 3, cambio a 6 marce molto bene manovrabile, frizione assistita in fase di scalata, ovviamente col comando idraulico, molto morbida, ride by wire, una moto completissima. La GT costa 23.300 euro, la R 22.500. È un prezzo importante, però vi ricordo che questa non è la moto dei grandi numeri per Triumph. Triumph vende tantissime Tiger, Bonneville, Street, Speed. Questa è la portabandiera, è il biglietto da visita di Triumph, che ci fa vedere nell'ambito cruiser di cosa è capace, perché fare un motore 3 cilindri in linea di 2500 cc con una coppia così ben gestibile e soprattutto che non scalda le gambe è stato un lavoro sicuramente non da poco per ingegneri inglesi. Sentite la spinta, anche il motore è bellissimo. Ovviamente i sorpassi, ragazzi, facciamoli solo in sicurezza. Guardate nel misto questa moto come danza tra le curve, è veramente piacevole, va anche molto veloce. Non pensate che sia una cruiser lenta. Poi c'è questo motore, adesso sono in terza, ma guardate se appoggio la quarta, spinge a 3000 giri in maniera impressionante. Quando una moto ha tanta coppia vi dico di solito che spinge come un turbo diesel moderno. Qua non ci siamo invece, perché il paragone non regge più, spinge molto più di un turbo diesel automobilistico moderno, spinge veramente come un aereo fuori dalle curve, ma in maniera dolcissima. Poi a livello di ergonomia la sella è molto comoda, ci dà un bel supporto al sedere quando si spinge forte, è comoda anche per il passeggero perché le pedane sono abbastanza basse, molto bella tra le curve, frenata stilema Brembo potentissima. Guardate, adesso mi avvicino alla moto, tocco il doppio disco anteriore, la moto frena senza accucciarsi troppo. Inoltre, quando si agisce sul doppio disco anteriore si va a intervenire anche sul disco posteriore grazie alla regolazione molto raffinata dell'elettronica, che vi ricordo presenta la piattaforma inerziale, il cornering ABS, e quindi anche la percentuale di frenata che si ripartisce dietro non è fissa ma è variabile a seconda del grado di inclinazione della moto, della velocità e di tanti altri parametri di questa incredibile Rocket 3. Sicuramente primo pregio che mi è saltato all'occhio appena ho visto la moto è il livello di finiture, la qualità è eccezionale, siamo veramente a livelli giapponesi, e questo per me è un complimento molto importante perché le moto giapponesi sono fatte con una cura veramente da maniaci, e questa Triumph ha raggiunto lo standard delle moto giapponesi, delle migliori moto giapponesi. Seconda cosa, il motore è il motore dei record, non solo sulla carta ma anche su strada, perché è veramente bello. Sentite che spinta veramente fantastica, il cambio lavora molto bene, ma non è soltanto il motore che stupisce, anche la guida è notevole in virtù di una componentistica al top. Triumph non ha veramente lesinato su niente, sospensioni eccellenti, freni Brembo stilema, quindi gli stessi montati dalle moto più sportive e più costose. Mentre se parliamo dei difetti, sicuramente la sezione importante, superiamo la Panda, la sezione importante delle gomme dà tanta stabilità, un'ottima percorrenza in curva, ma ovviamente nello stretto la moto va condotta con un minimo di mestiere perché il 150 anteriore è davvero grande. Altra cosa, ma è abbastanza scontato visto la cubatura, il peso è calato tantissimo rispetto al passato, la moto è veramente un'altra Rocket 3, però nelle manovre da fermo ci vuole sempre un po' di dimestichezza, come con tutte le cruiserone da 3 quintali. Però nel complesso Triumph ha sfornato un'altra moto molto bella da guardare, ma anche molto bella da usare. Sta lavorando davvero bene. Adesso, ragazzi, mi ricongiungo al gruppo e cerco una bella area di sosta qui a Tenerife per raccontarvi da vicino come è fatta questa incredibile Rocket 3. GoPro arresta video.
Amici di Moto.it, ciao a tutti da un posto incredibile, Tenerife, per presentarvi una moto altrettanto incredibile. L'avete già vista su strada, adesso vediamo com'è fatta da vicino. Parlo della Triumph Rocket 3 in versione GT in questo caso, quindi la versione più adatta al turismo, un po' più accessoriata, con il manubrio arretrato, più comodo, parabrezzino, pedane avanzate e sella leggermente più bassa, 750 mm contro i 770 della R, e lo schienalino fondamentale, questo dettaglio, per il passeggero, perché la moto spinge tantissimo. Moto che è un record mondiale di cilindrata per i motori motociclistici. Sappiamo che in America qualche moto monta dei motori V8 d'auto, ma questo è il motore più grande progettato apposta per una moto. 2500 cc, quindi cresce rispetto alla prima Rocket 3 che era un 2003, è sempre un 3 cilindri in linea, e vedete qui i collettori sul lato destro, e vi dico già subito che sono incredibili, perché nonostante la moto sia Euro 5, oggi temperatura massima 20 gradi sul mare, non hanno assolutamente scaldato le mie gambe. Oggi sono addirittura con i jeans, sempre da moto, quindi non un abbigliamento pesantissimo, ma nessun fastidio. Torniamo alla moto che ha dei numeri pazzeschi. Partiamo dalla coppia massima di 221 Nm a 4000 giri, potenza di 167 cavalli, quindi una grossa crescita rispetto alla Rocket 3 2003, ma cala anche il peso di ben 40 kg e soltanto il motore ne perde 18. Sempre la trasmissione ad albero cardanico, col monobraccio sul lato sinistro, che lascia completamente libero qui il cerchio a 20 razze. E parlando di gomme e di cerchi, bisogna farvi vedere subito le immense Avon Cobra, nome cattivissimo per questi pneumatici, con un 240 di larghezza al posteriore, 16 il suo diametro, e un enorme, altrettanto enorme, 150 all'anteriore, diametro da 17 pollici. Eccolo qua. Dettagli molto curati, come le luci diurne a LED del doppio faro della Rocket 3, faro inglese, che più inglese di così non si può, ricorda anche un po' le prime Speed Triple, forcella show da 47 completamente regolabile, e guardate che razza di impianto frenante, con i grandi dischi flottanti e le pinze Brembo stilema ad attacco radiale, e una grossa pinza c'è anche al posteriore perché è una moto pesante, siamo a 291 kg per la R e 293 per questa GT, quindi il freno posteriore viene chiamato in causa, e come, per rallentare la moto. Guardate qua un'altra pinza Brembo, una pinza che soltanto pochi anni fa veniva usata sulle moto superbike. Ciao. Interrompiamo il video, scusa, adesso ti riprendo nel video. Ciao. Sì, ciao Andrea. Roberto, ciao Roberto. Stavo giusto dicendo, com'è possibile che hanno già la Triumph? Guarda che io ti metto nel video adesso, mi hai bloccato la diretta. Lo mettiamo. Io dopo voglio il video. Grande Roberto, ciao. A posto? A posto. Grande. Di dove siete? Trento, Italia. Trento? Grandi. A Tenerife con degli amici italiani, motociclisti? Ovvio. E dov'è la moto? Lui a casa qua, io a casa in Italia. Grandi, l'importante è essere a Tenerife poi. Ciao, Ciao. Torniamo alla moto, eccoci qua, vi parlavo dei dettagli curatissimi di questa moto, componentistica molto ricca, con Brembo all'anteriore ma anche al posteriore. Proseguendo, nuova strumentazione TFT, accendiamola da qua, completissima, come completa anche la dotazione con i nuovi blocchetti elettrici, con il cruise control, manopole riscaldate, 4 mappe motore, ride by wire, quindi c'è veramente di tutto di più. Vediamo anche il ponte di comando col serbatoio, col tappo in alluminio, ovviamente la chiave c'è, è qua sotto, e in alluminio sono anche i tappi dell'olio qui sotto la sella e anche del liquido di raffreddamento, quindi dotazione completissima e cura maniacale di Triumph per la sua ammiraglia che costa 23.300 euro, mentre la base, la R, costa 22.500 euro, un prezzo alto. Credo che a Triumph non importi neanche tanto il posizionamento alto, perché è la sua ammiraglia, è la moto top di gamma, fa vedere di cosa è capace Triumph quando realizza e produce i motori, e questo motore su strada conquista. A proposito di conquiste su strada, vi racconto adesso quali sono i pro e i contro della moto che ho rilevato in questo primo assaggio in Spagna. Sicuramente qualità costruttiva al top, motore che conquista su strada perché da 2500 giri in su spinge come un toro, e poi la guida che con i 40 kg in meno è molto piacevole anche nei percorsi più guidati qui di Tenerife. Tra i contro, il peso resta comunque un peso da ammiraglia, come le varie anche concorrenti 1600 o 1800 di cilindrata, anche in questo caso siamo oltre 3 quintali, quindi in manovra ci vuole un po' di accortezza. Secondo difetto, se vogliamo, è la posizione della sella del secondo, perché le pedane sono basse e anche molto ben fatte. Guardate che cura costruttiva maniacale, come scompaiono quando vengono chiuse. La sella è ben imbottita, lo schienalino è molto comodo e utile soprattutto nell'accelerazione, però la lunghezza della sella potrebbe essere un po' superiore per ospitare al meglio il passeggero, ma sicuramente nel catalogo accessori Triumph la casa inglese penserà anche a questo aspetto.
Adesso la moto la lascio tutta per voi nei commenti qua sul canale YouTube di Moto.it, è tutta vostra, sotto con le domande. Grazie per aver visto questo video e non finisce qua, perché adesso vi mostro un piccolo backstage di quello che succede durante i test in giro per il mondo di Moto.it. Le moto sono belle, ma bisogna sempre tornare a casa con le ossa intere. Ciao a tutti, grazie di averci seguito e alla prossima prova su Moto.it. Ciao! E dopo la prova, il video della prova, ragazzi, vi racconto un po' di backstage, cosa succede dietro le quinte di una prova di Moto.it. Qua vedete gli operatori inglesi che mi stanno facendo le foto e i video che vedrete poi su YouTube. La strada è chiusa, sono sull'altro lato della carreggiata a velocità anche elevata, perché la strada è stata chiusa dalla polizia qua di Tenerife, che tra un poco vedremo quando arriveremo a fine giro. Quindi massima sicurezza, strade chiuse veramente, e possiamo anche invadere l'altra corsia per realizzare il servizio fotografico di Moto.it. Adesso ci giriamo, il collega sta facendo i video e là in fondo c'è la polizia che chiude la strada. Quando vedete strada chiusa è vero, vedete le macchine chiuse. Vi mostro un po' di backstage, ecco il poliziotto e noi ripartiamo, ok? Ripartiti. Ovviamente su strada, quando la polizia non ci chiude la strada, stiamo sempre dalla nostra parte, non tagliamo mai la linea bianca. Questa è una situazione eccezionale, perché la strada è chiusa al traffico e possiamo anche tirare un po' con la Rocket 3, sfruttare i 167 cavalli, ma ancora più la coppia mostruosa. Adesso la gomma posteriore enorme quasi pattinava, però c'è il controllo di trazione e poi la sezione larga comunque tiene a bada a 221 Nm di coppia. Guardate che spinta. Quindi prove su strada sì, ma in massima sicurezza sempre. E vi raccomando la massima prudenza, usate le protezioni, usate il paraschena e soprattutto usate la testa. Su strada, prima cosa, la sicurezza, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima prova di Moto.it.